Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Video di oggi l'avevo promesso un po' di tempo fa e oggi sono qui per rispettare la mia promessa. Vi parlerò del Easy Survival Advanced Kit. Andremo un attimino a vedere tutti i dettagli, tutti i particolari di questo kit, diciamo dell'Easy, ok? In alcune situazioni è stato preso un po', è stato discusso in merito a questo kit, che è un kit molto completo ma dal prezzo molto elevato. Andiamo a vederlo insieme. Allora, eccoci qua. Iniziamo con l'esterno. Allora, il kit è contenuto in questo borsa, questo zainetto, chiamiamolo così, nel quale viene riportato il marchio, vedete, Izula Gear, ok? Sicuramente è qualche ditta americana che si è presa in carico di realizzare questi zainetti per la Easy. Devo dire comunque che è veramente uno zaino di ottima qualità, nel senso che è cordura 1000 denari, con molti attacchi molle in tutta la superficie, ha diverse cinghie. Vedete, io l'ho portato in questo modo per portarla tipo zainetto, per intenderci, no? Lo attaccate sopra, lo attaccate sotto, ma può essere portato anche a tracolla o può essere preso in questo modo, ok? Poi ripeto, a tutti attacchi molle, uno se lo può un po' gestire come vuole. Le cuciture, le cerniere sono tutte YKK, quindi estremamente robuste, ok? Vedete lo spessore e la robustezza di questo zaino, e ha diversi sistemi molto interessanti, ok? Vediamo qua. Allora, facciamo un attimino una precisazione. Questo kit è costoso, è molto costoso. Molti l'hanno criticato, soprattutto in Italia, appunto per il prezzo. Diciamo che io l'ho preso di seconda mano da un amico, e quindi l'ho pagato quasi la metà del prezzo. Prezzi che viaggiano in Europa, in Italia, in Europa, diciamo, ovviamente non sono quelli come da dove questo kit, diciamo, nasce. Cioè in America si prende intorno ai $500, 550 $, quindi capite che se andate poi a fare una valuta, ok, vedete che comunque il costo è alto per un kit di sopravvivenza. È vero che uno se lo può fare, se lo può gestire, eccetera, però comunque per tutto quello che c'è qua dentro, prezzo americano, personalmente non la trovo una cosa assurda, nel senso, prezzo europeo e italiano in particolare, quindi con IVA eccetera, siamo intorno dai 650, 700, 850 euro, addirittura ho visto prezzi assolutamente folli, ovviamente. Però andiamo, quello che ci interessa adesso, più se il prezzo, più se è una cosa. Questo video non è che vuole essere per pubblicizzarvi il kit dell'Easy. Questo video è per farvi vedere come è fatto il kit dell'Easy, dirvi un attimo io cosa ne penso, dire quali sono le considerazioni che io faccio in merito a questo tipo di kit di sopravvivenza così completo. E basta. Poi se per uno è costoso, se per l'altro invece ci sta, cioè queste sono considerazioni prettamente personali che poi uno, vedendo come è fatto il kit, fa le sue valutazioni. Come dicevo, per quanto riguarda la borsa è una borsa comunque nel quale è contenuto di qualità. Di qualità perché vi ho fatto vedere tutti i materiali con cui è fatta, cordura 1000 denari, quindi questa è una borsa eterna. Ma c'è un'altra caratteristica che voglio dirvi, che poi vedrete: la borsa è fatta su misura del kit. Quindi a volte quando mi viene detto ok, prendo uno zaino, ci metto dentro le cose, sì, è vero, però realizzare una borsa fatta su misura
di quello che deve contenere, ovviamente ha dei prezzi differenti, fare tutti gli scompartimenti per il materiale che dovrà contenere, è tutta fatta su misura con quello che è contenuto, ok? Con quello che è contenuto nel kit. Andiamo a vedere, quindi abbiamo una prima tasca frontale, ok, che serve principalmente per accogliere, vedete, Izula Gear, per accogliere delle cartine sostanzialmente, in modo da rendere la cartina, comunque la mappa, protetta dall'acqua. Quindi una volta che è qua, la mappa la mettiamo qui dentro, è protetta dall'acqua. Si può chiudere così, quindi ok, tac, qui può essere agganciato in questo punto, e questa parte può anche essere rimossa perché ha questo velcro, ok, qui nella parte frontale, quindi quando serve uno stacca qui, apre, ok, qui c'è anche un posto per la penna, ok, e si può tranquillamente guardare la sua cartina, ok, senza andarla a prendere dentro lo zaino. Ovviamente c'è un altro sistema accessorio di chiusura, ok, che è questo qui, ok, che potete attaccarlo in questa maniera per uno sgancio rapido, e comunque quando è chiuso è sicuro che non si perde. Quindi questo portacartina intanto lo mettiamo qua, ok, bon. Poi abbiamo la prima tasca, una tasca frontale, ok, dove apriamo, per esempio in questo caso abbiamo una benda israeliana, ok, per appunto, vedete qua ci sono le indicazioni, è uno strumento che viene usato nel diciamo per prestare soccorso in ambiente remoto, ok, quindi extra ospedaliero, e diciamo è un presidio utilizzato per la cura delle emorragie o comunque delle ferite abbastanza profonde, molto sanguinanti, ok, appunto si trova sostanzialmente nella prima tasca. È un sì, spendo due parole, ma molti di voi l'avranno vista, la conosceranno. È uno strumento abbastanza efficace per gestire i sanguinamenti abbastanza massivi. Adesso non l'apro perché ovviamente è sterile all'interno, ok? Quindi è uno strumento che senza stare a prendere garze, bendaggi, eccetera, eccetera, è già tutto presente all'interno della busta, è sterile, quindi va messa una volta detersa la ferita accuratamente, cioè accuratamente, quel meglio che si può in ambiente appunto remoto, va poi applicata e ha un sistema per cui, per una questione di messa in trazione, ok, si riesce ad applicare una compressione abbastanza forte, diciamo, sulla lesione. Attenzione, non è un tourniquet, quindi serve a comprimere, quindi a evitare il sanguinamento, ma sicuramente non riuscite a mettere una tensione come si può mettere un tourniquet, che però questa qui diciamo che la può usare tutti, anche una distorsione, sì, è usata anche per le distorsioni, si può usare per i sanguinamenti, eccetera. Il tourniquet è un pochino più specifico, non è uno strumento che possono usare tutti, perché comunque si va a o almeno tutti, chi non ha una conoscenza minima di come funziona, perché comunque si va a chiudere, diciamo a ridurre in maniera importante il flusso sanguigno col tourniquet, e questa cosa va comunque valutata. Ci sono delle accortezze da mettere a punto quando si utilizza un tourniquet, ad esempio. Ovvio, situazione estrema, uno ce l'ha, lo usa, però è già uno strumento un pochino più specifico. Sì. Questa qua invece è un pochino più generica, può essere usata per le distorsioni, per i sanguinamenti, per le ferite, quindi può essere usata anche come bendaggio a livello del capo. Diciamo che è abbastanza polivalente e abbastanza semplice da utilizzare.
Poi andiamo all'interno, come vi dicevo, qui si apre, ecco, le tasche sono essenzialmente due, questa è quella principale, ok? L'aprite e ecco quello che vi trovate, ok? Vedete? Questo è quello che vi dicevo prima, cioè tutto è molto ben organizzato, molto ben diviso, ok? Qui abbiamo a questo livello, qui c'è uno strap dove poter mettere le cose, qui abbiamo questo qui che è praticamente una soluzione per accendere il fuoco in emergenza. Sono due bustine appunto di questa sostanza, una specie di gel altamente infiammabile che anche nelle situazioni più difficili vi dà una mano a accendere il fuoco. Poi qui abbiamo due coperte termiche appunto per evitare l'ipotermia in una situazione estrema, ok? Abbiamo due coperte termiche, le classiche coperte che riflettono il calore e conservano la temperatura corporea. Qui abbiamo finito, andiamo qui come vedete tutto ben diviso, ok? Abbiamo un tarp 5x5 nylon, ok, con vedete vari punti di ancoraggio. Abbiamo dei sacchetti gialli per dell'immondizia che possono tornare utili per esempio per raccogliere fogliame eccetera, per fare da isolanti, o comunque hanno tantissime applicazioni in ambito outdoor. Abbiamo una torcia Petzl, ok? Questa adesso è senza batterie che sono all'interno. Diciamo che comunque quello che volevo un attimo farvi notare, date un'occhiata al materiale, perché è vero che non è economico, ma non è nemmeno economico gli accessori che sono dentro. Tutti i materiali sono di qualità, a partire dalla torcia. Non è la torcetta cinese da 3 euro, è una torcia che comunque non è il top di gamma, ma è una torcia Petzl comunque, ok? Poi abbiamo il nostro coltello, ok? ESI 4 Special Edition, questa è la versione diciamo speciale per il kit di survival, per l'Advanced Survival Kit, ok? Vedete, perché ha il logo riportato col teschio, il manico orange che ci sta su un coltello d'emergenza, ok? Avere questo tipo di coltello, una misura abbastanza compatta ma comunque efficace, una via di mezzo che trovo abbastanza sensata a questo punto. Anche qui, come ho fatto vedere, sgancio con questo sistema sicuro e abbastanza veloce. Poi abbiamo 7,5 metri di corda, adesso se riesco la lascio qui, però l'ho misurata, sono 7,5 metri di corda con anche la carabina, il moschettone, ok, che avete qua, tutto ben, vedete, ok, tutto ben assemblato, vedete qui, per non perderlo, e all'occorrenza è tutto ben disposto. Poi cosa abbiamo? Andiamo qua, anche qui vedete ben organizzato. Abbiamo una scatolina dell'ESI, che alla fine uno ci può allestire quello che vuole. Qui abbiamo un kit da pesca sigillato, che ovviamente io aprirò solo qualora ce ne fosse una necessità, e dentro comunque è presente quello che vedete qua, comunque quello che è necessario per pescare in emergenza. Poi abbiamo sunto, perché in realtà c'è presente la bussola dell'assunto. Queste sono tutte le indicazioni di come deve essere usata, user guide, ok, vedete,
è spiegato un po' tutto, appunto la bussola anche all'interno, che vedrete perché la tengo di qua. Adesso questo kit è stato un po' manipolato, nel senso che ha qualche anno, vuoi per guardarlo, vuoi qualcosina magari è stata messa in posti diversi, però il contenuto è pressoché lo stesso. Qui ci sono diverse tessere, appunto delle quelle che avrete visto 1000 volte, dove sono riportati i vari segnali, ok, varie indicazioni che possono essere utili per la sopravvivenza. È tutto in inglese, però bene o male si capisce, insomma, ok. Sono varie schede riportanti le indicazioni per segnalazioni, varie cose utili, insomma. Poi qua a questo punto che cosa abbiamo? Il grosso di tutto il kit, che è questo, ok, questo qua, ok, vedete anche qui ha anche un altro posto accessorio per mettere una tessera, qualcosa che si vuole riparare, ok, che bello, trasparente. E anche qui vedete c'è anche un'altra cinghia, sempre per poter attaccare la borsa in più modi. Questo qui è il grosso del kit, ok? Contenitore in alluminio che può essere usato anche per potabilizzare l'acqua, ok? Per cucinare piccoli alimenti, e vedete è abbastanza ben fatto, ok? Lo apriamo, questi due elastici, in questo modo, si apre in questo modo. Eccolo qua, quindi abbiamo il coperchio, abbiamo un piccolo book, taccuino, diciamo, per appuntarci cose che comunque in una situazione di necessità può essere sempre utile. Vedete, ci sono anche altri sistemi per sempre indicazioni in merito alla sopravvivenza. Ci sono indicazioni per la triangolazione e tutto quello che riguarda concetti anche di navigazione terrestre e topografia, oltre a altri tipi di indicazioni che vedete qua, un po' quelli classici. Questi a volte si trovano anche nelle scatole dei coltelli dell'AEC, come guardare un fiume, ok, dei segnali per l'emergenza, ok, e ovviamente il block notice, che comunque fa sempre comodo per attaccarsi, per appuntarsi delle cose. Questo è segnale Morse, codice Morse, vedete. Poi abbiamo delle esche, queste sono un po' di più perché il precedente proprietario le aveva usate, quelle originali mi sembrano 3 o 4, la rifornite mi ha aggiunto queste qua molto correttamente. Le pile appunto ne aveva usate un tipo, le ha rifornite, comunque erano incluse nel kit le pile della bussola, della torcia, scusate, era originaria queste qui della Varta, e me l'ha rifornite, non so perché due le avevo usate. Ok, poi cosa abbiamo? Abbiamo una sega a filo, vedete, ok, poi abbiamo, mi metto un po' meglio, qui c'è un acciarino della Light My Fire, qua fa sempre comodo, ok, qui all'interno, mettiamolo qua. Qui ci sono dei sacchetti di plastica che comunque possono essere sempre utili per raccogliere dell'acqua in emergenza. Poi cosa abbiamo? Abbiamo del nastro adesivo americano rotolino, che anche questo è sempre comodo in emergenza. Abbiamo diversi metri di filo di Kevlar, ok, vedete qua, molto resistente, molto leggero. Abbiamo
anzi scusate, questo è il filo di Kevlar che può essere utilizzato per tantissime applicazioni, molto robusto e ultra resistente, vedete qui. Questo qua è una specie di paracord robusto, comunque di pluriutilità, insomma, può essere usato per tante applicazioni. Qui abbiamo una cordina di canapa, diciamo, può essere usata in bevuta, comunque ingrassata, può essere usata anche come esca in situazioni difficili. Abbiamo un filo di rame che comunque anche in sopravvivenza ha tantissime applicazioni, questo qua veramente tante, matita ovviamente per poter scrivere nel block notes, la bussola come vedete Sunto, ok, bussola Sunto, quindi non bussola da appunto per la navigazione, per essere usata per la cartografia anche. La cartina, una bussola abbastanza buona, abbastanza seria, vedete. Poi abbiamo una torcetta piccola, che può essere sempre utile, del nastro arancione per segnalare il percorso, comunque per ritrovare appunto il sentiero, come metterlo come punto di riferimento. Abbiamo qui dentro è un kit che racchiude dei fili, degli aghi per cucire. Vedete, sono 2 aghi per cucire. Poi abbiamo fiammiferi antivento che ovviamente sono ancora chiusi, ok, non li ho aperti, antivento e impermeabili inglesi. Qui abbiamo delle pastiglie potabilizzanti, ok? E queste qui è una delle poche cose perché tante diciamo critiche sono state fatte a questo kit è di non avere farmaci, ma i farmaci ragazzi non sono stati messi all'interno perché ovviamente i farmaci hanno una scadenza, quindi se uno se li vuole se li può poi mettere da solo, però capite che loro magari non potevano mettere qualcosa che poi sarebbe andato incontro a una scadenza, quindi roba di farmaci antidolorifici, tutto questo aspetto qua della farmaceutica è stato tolto, non è incluso nel kit. Qui abbiamo uno specchietto di segnalazione, 2 specchietti di segnalazione, ok? E appunto se per mandare le segnalazioni a un elicottero magari che sta cercando dei soccorsi, ok, bisogna guardare attraverso il foro qua e con questo specchietto, adesso è imbustato, 2 specchietti scusate, si riesce a mandare dei segnali luminosi. Fischietto, ok, Victorinox, un modello basico, però comunque come multitools, ok, è stato messo un multitools di qualità, comunque non è stato messo una cinesata come abbiamo visto altre volte in altri kit, è stato messo un Victorinox originale, ok, cacciavite, insomma pinzette. Anche qui nota di merito perché comunque come vedete tutto quello che è contenuto in questo kit sono cose di qualità. Questa qui è una lente di ingrandimento a foglio ovviamente, che può essere utile per togliere schegge, rimuovere zecche. Adesso non è che per ogni cosa posso, se no dovrei parlare mezz'ora, però capite, è una lente
che vi può aiutare anche per svariate applicazioni, ok? La lente di ingrandimento lo sappiamo ha 1000 applicazioni in attività survival. Solita tesserina dell'ESI ulteriore. Qui cosa c'è? Niente, un foglietto. E allora ragazzi, qui faccio una panoramica. Adesso io ho tirato fuori tutto, è tutto abbastanza disordinato, ma vedete che la quantità di materiale nel kit è veramente ampia, ok? La borsa, come vi dicevo, è fatta su misura per stivare quello che è il kit. La corda sono 7,5 metri, è utile, magari ovviamente non è una corda per discendere chissà quanti metri, ok? Serve per fare dei piccoli salti, da piccoli salti appunto, magari c'è qualche salto di roccia un pochino più impegnativo di qualche metro, ok? Può essere utilizzata tranquillamente. Ok, qui io vorrei aggiungere un altro cordino per fare un imbrago di emergenza, però come vedete tutto ben disposto. Quando vi serve l'aprite, ok? Avete tutta la corda all'interno del kit. Qui sposto altre cose, adesso do un attimino un'organizzata. E che dire, il kit ragazzi è veramente ampio. Ovviamente non è un kit, cioè nasce come un kit di emergenza magari da tenere, poi ognuno ci fa quello che vuole, può pure usare l'interno e fare una selezione di quello che gli è più utile o no, usare lo zaino. Diciamo che lo vedo molto idoneo per esempio a essere tenuto in un fuoristrada quando si va in giro su un quad, per avere tutto il materiale di emergenza, ecco. Altre critiche che sono state mosse del tipo: mi compro la roba singolarmente, ok? Mi compro la roba singolarmente, mi faccio il mio kit. Sì, si può fare così, però comunque allora, se uno ha già delle cose, quindi può avere un senso. Se uno deve ricomprare tutto, ovviamente parlo di prezzo americano, non prezzo che magari troviamo sui siti europei. Per quello che riguarda il prezzo americano, secondo me, vista la qualità di tutto, zaino compreso, ci può stare, visto che comunque tutto è materiale di qualità. Non è niente cineserie, niente di niente, tutta roba abbastanza buona. E quindi ecco, ovviamente uno il kit può farselo. Io l'ho preso anche perché mi piaceva molto l'organizzazione e il fatto che fosse già pronto. 2, perché le altre cose che io già ho, ma compongono altri kit. Qui ho già una situazione già composta, già fatta. Quando mi serve non devo spostare le cose da un punto all'altro e magari alla fine non riesci mai a ricordarti ogni minima cosa. È già tutto pronto e questo riguarda un kit che per esempio può essere tenuto in un fuoristrada, se si va in montagna col fuoristrada, e appunto per un'emergenza ovviamente il coltello va rimosso, okay? Qualora si decidesse di portarlo in macchina, okay? L'ESI4 andrebbe rimosso, ecco. E a meno che appunto non si sta andando a compiere proprio un'attività dove è giustificato il porto, appunto nel kit è chiuso, ok? Magari si chiude in sicurezza, però comunque magari uno se lo dimentica eccetera. L'ESI4, qualora lo si prenda per tenerlo in macchina e tenerlo permanentemente lì, quindi non solo quando si va in montagna, andrebbe rimosso. Che dire ragazzi, spero di aver detto tutto, fatemi sapere le vostre impressioni. Siamo tutti d'accordo che per il prezzo
italiano, europeo, costa veramente tanto, però almeno qua ci siamo fatti una panoramica di tutto ciò che contiene questo kit e sarete concordi con me che comunque è tutta roba di qualità e il kit è fatto veramente veramente bene. Penso che un kit fatto bene come questo di sopravvivenza non ci sia tanta concorrenza. Diciamo che questo è un kit fatto veramente veramente bene. Per chi ha voglia di spenderci qualcosa, per chi non ha problemi a spendere delle cifre importanti, comunque si è fatto un'idea di quello che è contenuto nel kit della AZ, l'Advanced Survival Kit. Ragazzi, come sempre fatemi sapere, il video si conclude qua, ci vediamo al prossimo video, ciao!